Durante la cerimonia degli Oscar si elogiano inclusione e diversità. Hey everyone, I'm Rylan, and today I want to start a conversation about language acquisition. Specifically, how children learn versus how adults learn. In our first video of this series, I'm going to debunk a popular myth. As you get older, you lose your ability to learn languages. You may have heard that children's brains are hardwired to learn languages and that we lose this capacity over time. It is true that children's brains are like sponges. They have an amazing ability to absorb new information. As they observe the world around them, they learn by listening and repeating everything they hear. This sponge effect does seem to go away as we grow up, but adults have something different. Another advantage that I would argue is even more powerful. So, just what is that something different? I will tell you, of course, after this week's story. Alcune delle più grandi star di Hollywood hanno invocato parità di genere e maggiore inclusione durante la 90ª edizione della cerimonia di premiazione degli Oscar a Los Angeles la scorsa domenica. La cerimonia, durata 4 ore e presentata da Jimmy Kimmel, ha toccato spesso temi politici, facendo riferimento al movimento #MeToo, ai Dreamer e ai sopravvissuti alla strage di Parkland in Florida. I premi più prestigiosi della serata sono andati al film La forma dell'acqua, nominato miglior film, e al suo regista Guillermo del Toro, vincitore del premio come miglior regista. Frances McDormand ha vinto come miglior attrice per il suo ruolo nel film Tre manifesti a Ebbing, Missouri, mentre Gary Oldman è stato premiato come miglior attore per la sua interpretazione di Winston Churchill nel film L'ora più buia. I film Scappa, Get Out, un horror con sfumature satiriche, incentrato su un rapporto interrazziale, e Chiamami col tuo nome, che descrive l'attrazione romantica tra due giovani, hanno vinto rispettivamente per la migliore sceneggiatura e migliore sceneggiatura non originale. Forse il momento clou della serata è stato il discorso di ringraziamento della McDormand, conclusosi con le parole Inclusion Rider, ovvero le clausole di inclusione, clausole che gli attori possono richiedere di inserire nei loro contratti e che prevedono l'assunzione di un cast e di una troupe diversificati che potrebbero aiutare a risolvere il problema della scarsa rappresentazione delle minoranze nell'industria cinematografica. Chiara, il compito di Jimmy Kimmel e degli altri presentatori non era facile quest'anno. Dovevano parlare dei movimenti Me Too e Time's Up e delle gravi accuse nei confronti di Harvey Weinstein. Allo stesso tempo, non potevano limitare l'intero spettacolo solo a quello. Secondo te, Stefano, come se la sono cavata? Sono stati bravi. Hanno lanciato un messaggio chiaro che non è più possibile tornare indietro, ma hanno anche riconosciuto che c'è ancora molto da fare. Per me, aver visto Ashley Judd, Salma Hayek e Annabella Sciorra, tre delle donne che hanno accusato Weinstein, insieme sul palco è stato molto significativo. È stata una dimostrazione che l'industria cinematografica se la può cavare benissimo senza Harvey Weinstein. È stata un'ottima idea presentare un video sulla necessità della diversità nei film. Così hanno dimostrato che l'industria cinematografica
si rende conto che i suoi problemi non si limitano alla parità dei generi. Adesso la questione è: cambieranno davvero le cose? Per questo il discorso di Francis McDormand è stato tanto importante, Stefano. Ha citato qualcosa di concreto di cui gli attori possono servirsi per rendere i film più inclusivi. Ma le cose cambieranno solo se gli attori se ne servono realmente. Ovviamente, dovremo stare a vedere cosa succede. Tornando ad argomenti più leggeri, eri d'accordo con la scelta del miglior film? Personalmente mi sarebbe piaciuto che vincesse Tre manifesti a Ebbing, Missouri, o Scappa, Get Out. E tu invece? Sono stata molto contenta che abbia vinto La forma dell'acqua, è un film bellissimo. Inoltre, il suo messaggio sull'inclusione era particolarmente azzeccato quest'anno. Inclusione? Direi piuttosto che questo film parla di intolleranza e ottusità, un avvertimento pure molto adatto di questi tempi. And we're back. So, what is the advantage that adults have over children when learning a language? As we said, kids learn language mainly by observing and repeating. Of course, they also benefit from the attention and the encouragement they get, not to mention all that free time they have. So, don't compare yourself to a child, because learning is their full time job. Our advantage as adults is that we have developed our analytical mind. We've already learned how to learn. We make comparisons, see parallels, we make connections in our mind. So while a kid observes and repeats, adults can observe, analyze, and repeat. That makes us more efficient learners than children. No offense to the little ones, you guys are doing great. Oh, by the way, don't forget to click like and subscribe. See you next time.